Se convivi con la fibromialgia, questo video è pensato per te e vedremo perché prendersi cura dell'intestino è una delle leve che, insieme ovviamente ad altre, può aiutarti a gestire il dolore, l'annebbiamento mentale e soprattutto l'umore. Questo video infatti è dedicato ai pazienti e non ti riempirò di biochimica, ma parleremo di strade che le ricerche più recenti indicano come promettenti e che vale sicuramente la pena valutare insieme al proprio medico se inserirle nel percorso terapeutico. Se sei nuovo del canale, benvenuto, io sono Edoardo Calderoni, biotecnologo e psicologo clinico e mi occupo di psiconeuroendocrino immunologia. Ma oltre ad essere un clinico, sono stato anche per tanti anni un paziente, motivo per cui ho scelto di aprire questo canale per aiutare più persone possibili a commettere meno errori possibili come quelli che comunque ho commesso io. Partiamo da un punto preciso, perché molte persone con diagnosi fibromialgia arrivano in studio con idee totalmente sbagliate e anche molto vecchie. La fibromialgia infatti è catalogata nell'ultima classificazione internazionale delle malattie, quindi l'ICD-11, come una patologia da dolore cronico primario con un tipo di dolore chiamato nociplastico, cioè un dolore che non nasce da un danno nei tessuti né da una lesione ai nervi, ma da una disregolazione dei sistemi che modulano il dolore. Quindi la fibromialgia non è un dolore descritto in modo esagerato, ma è proprio il regolatore del volume interno del dolore ad essere disregolato. E oggi vedremo cosa veramente può aiutare a riequilibrare quel volume. Iniziamo con il conoscere un protagonista di tutto questo meccanismo, cioè il microbiota intestinale. Nel nostro intestino vive una comunità enorme di microrganismi. Questa comunità dialoga costantemente con il cervello, quindi si parlano in continuazione. Quando il microbiota intestinale è in equilibrio, produce sostanze che proteggono le barriere intestinali e quelle cerebrali. Quando invece il microbiota va in disequilibrio, può favorire il passaggio di molecole infiammatorie che, secondo gli studi, sembrano proprio contribuire attivamente all'aumento del dolore, alla fibrofog, quindi questa confusione mentale, e anche al calo dell'umore. La cosa fondamentale è tenere a mente che questo dialogo è sempre a doppio senso, cioè lo stress, le emozioni negative e le tensioni mentali possono peggiorare lo squilibrio intestinale e a sua volta l'intestino in difficoltà può peggiorare l'ansia, l'umore e la percezione del dolore. Infatti mente e corpo sono due mondi che costituiscono in realtà lo stesso circuito. Veniamo al punto che ci interessa di più, cioè cosa, secondo i dati più aggiornati di oggi, si può fare per migliorare la sintomatologia se appunto soffri di fibromialgia. Partiamo dai probiotici. Dai probiotici multiceppo. Nelle persone con diagnosi fibromialgia si è dimostrato che 8 settimane di probiotici multiceppo migliorano l'attenzione, gli stati emotivi, abbassando anche da un punto di vista molecolare l'ormone dello stress. Sul dolore invece si è vista una riduzione del 15 e del 20%, soprattutto in chi aveva già disturbi intestinali tipo il colon irritabile. Quindi è una strategia che non ha avuto effetto su tutti, dipende ovviamente da persona a persona, ma il mio consiglio rimane quello di essere seguiti da un medico che consideri come strategia nella sua pratica clinica anche integratori di questo tipo. Altro fattore importantissimo, le fibre prebiotiche, cioè quel cibo per i batteri buoni, i batteri sani, chiamiamoli, che ci aiutano per stare in equilibrio. Infatti studi scientifici recenti sui pazienti hanno dimostrato che l'integrazione con fibre prebiotiche aiuta gradualmente a ridurre l'infiammazione e a migliorare l'umore. Ma c'è un ma, perché se hai il colon irritabile, questa integrazione va fatta con un nutrizionista, perché alcune fibre possono peggiorare il gonfiore e il dolore. In uno studio scientifico è stata utilizzata una miscela diversificata di fibre prebiotiche in combinazione con una dieta per un periodo di 12 settimane, registrando un calo della proteina C reattiva
che è una proteina che si misura per vedere lo stato infiammatorio, ma anche hanno misurato un miglioramento dell'umore. Poi c'è una grande area su cui bisogna assolutamente lavorare, che è la mente. E qui ti parlo proprio da psicologo clinico, ma anche da paziente, perché anche io ho fatto la mia trafila durata 6-7 anni, ma solo dopo aver corretto veramente l'alimentazione e aver veramente lavorato con uno psicologo esperto, allora sono riuscito a stare meglio. Esistono infatti dei protocolli di mindfulness e di tecniche di riduzione dello stress che sono proprio specifiche per il dolore cronico e hanno degli effetti comprovati sull'intestino e sull'aumento progressivo di batteri produttori di acidi grassi a catena corta, delle sostanze indispensabili per avere una buona salute intestinale. Inoltre, quando l'umore basso si somma all'infiammazione sistemica, il dolore viene percepito come più forte. E questo vuol dire che imparare a gestire pensieri ed emozioni non deve essere un extra, ma è una vera leva che agisce sul tuo corpo e sul tuo dolore. Quindi traduciamo tutto in cosa puoi effettivamente valutare insieme al tuo medico curante senza fai da te. Prima di tutto, curare tanto l'alimentazione, dando spazio a verdure, legumi, frutta, cibi ricchi di fibre, riducendo fino a levare completamente zuccheri raffinati e cibi processati o carni troppo ricche di grassi omega 6. Sempre meglio essere seguiti da un nutrizionista esperto che sappia gestire anche il cambio di alimentazione, soprattutto all'inizio, perché all'inizio il cambio di alimentazione può dare effettivamente temporaneamente più problemi che benefici, ma vi assicuro che facendo le cose giuste con la persona giusta si ottiene nel giro di qualche mese dei veri cambiamenti nei sintomi. Seconda cosa importante, dobbiamo valutare con il medico l'uso di probiotici multiceppo, soprattutto se ha anche dei disturbi intestinali gravi. Attenzione qui, non tutti i prodotti sono uguali, qui ovviamente il parere di un esperto conta tantissimo, il web è pieno di integratori e di prodotti, come anche le farmacie, quindi farsi seguire da una persona esperta. Terza cosa fondamentale su cui lavorare è prenditi cura della tua mente come parte attiva della cura, non come qualcosa in più. Quindi un percorso psicologico specifico sulla fibromialgia lavora proprio sui pensieri e sulle emozioni che sono coinvolte nelle alterazioni sistemiche, per agire a un livello molto profondo, più duraturo sul riequilibrio dei processi organici. Infatti, mentre l'uso dei probiotici o di una buona alimentazione ha dimostrato risultati ottimi, ma a breve termine, lavorare da un punto di vista psicologico mostra dei risultati duraturi nel tempo, ma una strada non deve escludere l'altra, fa tutto parte di un percorso integrato, quindi la cosa più efficace, e lo dicono i dati, è mettere insieme tutti questi pezzi, quindi organizzandoli in un percorso unico e super personalizzato. Quindi questa è una direzione veramente promettente, promossa dalle ultime ricerche scientifiche di alto valore, tanto da racchiudere tutto quello che abbiamo detto in informazioni pubblicate su una review di Nutrients, quindi una rivista importantissima. Ma la ricerca in questi ambiti è ancora giovane e quindi è in continua evoluzione. Non esiste oggi la pillola che risolve tutto e nessuno di questi approcci effettivamente è una terapia miracolosa, però il messaggio di fondo è solido e credo pieno di vera speranza per una cura, ma va presa da più direzioni, quindi l'intestino, l'alimentazione e la mente, in un'ottica integrata e sistemica. Se questo video ti è stato di aiuto e ti ha fatto riflettere e ritieni questo canale utile per divulgare in chiave comprensibile ciò che dice la scienza e la pratica clinica sugli aggiornamenti riguardo la fibromialgia, seguilo e consiglialo a chi pensi possa veramente essere d'aiuto. Scrivimi poi nei commenti la tua esperienza e se desideri iniziare un percorso terapeutico integrato di tipo PNEI trovi la mia mail e del mio studio e tutti i link qui in descrizione. Quindi un caro saluto e ci vediamo alla prossima.